Cari amici del canale, come avete visto c'è un'altra azienda in questa playlist, di questi mi fido, è stato un vaglio, è stato un parto importante perché sapete che su questa playlist garantisco e quindi non voglio mettere aziende che siano semplicemente una recensione. Ebbene, dalla Sicilia ragazzi è un'azienda italiana, un'azienda siciliana che a livello nazionale ed estero che mi ha chiamato e mi ha detto Gianni, noi facciamo sicurezza. Noi abbiamo prodotti, siamo produttori di una grande fetta dei nostri prodotti, nonché rivenditori di altri, e abbiamo dei prodotti eccezionali. Io ho detto, tutti mi dicono eccezionale, vediamo di cosa si tratta. Ebbene ragazzi, si tratta di un'azienda che vuole vendere attraverso questo canale anche ai privati, cioè anche agli amici del canale che vogliono fare lavori sul tetto in sicurezza. Ragazzi, parliamo quindi di tutta una linea di prodotti professionali, imbracature, moschettoni. Qui abbiamo degli smorzatori, ragazzi, questi sono smorzatori a fronte di caduta, questo si dilata e ha anche la segnalazione dell'avvenuto purtroppo incidente. Ma ragazzi, questo salva la vita. Abbiamo tutte le connessioni inox, cavi, un sacco di roba ragazzi. Ebbene, la cosa bella qual è? Uno, in primis, azienda seria, azienda professionale dalla Sicilia, quindi dal sud Italia in tutta Italia e all'estero, perché si stanno espandendo a macchia d'olio, perché ragazzi qui parliamo di roba. Io quando ero giovane facevo, molti di voi lo sanno, anche scuole di sopravvivenza, ebbene con le imbracature, le corde, le cime, gli strozzatori, le carrucole eccetera, facevamo di tutto. Non c'erano ai tempi, parlo degli anni 70, questi prodotti. Ragazzi, guardatevi il video e poi, attenzione, una cosa importante, questa azienda, l'ho già detto prima, venderà ai privati, quindi chiunque di voi ha un tetto, un capannone, un'azienda, un posto dove deve salire a fare che cosa? A fare manutenzione, ma prima ancora il montaggio, le verifiche, cambiare dei pannelli che la grandine ha distrutto. Ebbene, tutto questo deve avvenire secondo le leggi, le norme di questo canale, cioè in piena sicurezza. Ebbene, attraverso le lifeline, attraverso roba grossa, roba importante che fisserete sul vostro tetto, potrete salire quando volete in totale sicurezza per fare i lavori che volete, compresa ad esempio la pulizia dei pannelli. Voi sapete che i pannelli non vanno mai puliti perché c'è la pioggia, ma quando le piogge sono fatte di sabbia del Sahara o sostanze dense, quando muoiono di piccioni, insomma quando lo sporco è di una certa tipologia, bisogna andare a pulirli. Ebbene, mi raccomando sempre, non salite come alcuni fanno sulle tegole di muschio, di licheni, in umidità, installando e fissando questi prodotti sul vostro tetto. Avrete sempre un punto d'appoggio in emergenza. Se cadete, se slittate, speriamo che non avvenga mai, perché anche se siete in sicurezza vi posso garantire che prendere uno strappo quando cadete non è bello. Però ragazzi, se siete al secondo piano, al terzo piano, al quinto piano e cadete, non è bello prendere uno strappo, ma è più brutto cadere. Non c'è bisogno che ve lo dica. Ragazzi, io sono contento, questa azienda è piombata sul canale nel momento opportuno, soprattutto quando l'autunno adesso sta arrivando e la sicurezza in primis. Buona visione ragazzi. Ebbene ragazzi, il catalogo di questa azienda Rimedi Verticali è enorme e rappresentare tutti i prodotti su questo canale è impossibile, ma quello che voglio trasmettervi oggi è la mission, cioè la sicurezza quando lavorate sui tetti. Acquistare in maniera personalizzata quello che vi serve, con le domande che potete fare all'azienda attraverso il link che c'è qua sotto, con lo sconto che potete ricevere all'azienda, perché c'è lo sconto cosiddetto energia fai da te, con il quale acquisterete a prezzo ridotto, con uno sconto classico di chi viene rappresentato su questo canale. Ebbene, avete la vostra lifeline, avete la vostra linea di sicurezza, la linea vita, chiamatela come volete perché i termini sono tanti. L'inizio vuole essere proprio i punti di aggancio. Ragazzi, io qui ho portato questa
che è una piastra inox per lamiera ondulata. Ebbene, attraverso questa fissata sulla lamiera, iniziamo con questo, poi passiamo agli altri prodotti. Con questa fissata sul tetto noi andiamo, c'è anche questa tipologia, vedete ragazzi, noi andiamo a fissare questi smorzatori, questi, io li chiamo attutitori di inerzia, perché quando cadete questi pam, si allungano e c'è anche la segnalazione che ciò è avvenuto. Ebbene, questi vengono fissati qua in maniera permanente e rimangono sul tetto. Voi vi agganciate, ragazzi, lavorate in completa sicurezza. Io dico sempre, quando si lavora con le Lifeline, non prendiamo comunque per scontato che siamo protetti. Abbiamo sempre un occhio sul fatto che non dobbiamo cadere comunque. Ma qui, ragazzi, qui siamo inchiodati al tetto. Qui ci salviamo. Ebbene, adesso vi farò vedere un video che è stato girato proprio in Sicilia e dopodiché vi dico che fra, presumo, un mesetto, un mese e mezzo sarò anche in Sicilia presso questa azienda. Se alcuni amici del canale hanno piacere poi di incontrarmi in Sicilia, sarà anche questo un evento che voglio riportare qua sul canale. Ebbene, adesso guardiamo questo video che vi fa vedere proprio l'installazione e cosa potrebbe accadere per salvarvi dalla caduta. Buona visione. Cari amici del canale, eccoci qua sul tetto con il punto di ancoraggio che vi ho fatto vedere in laboratorio. Ebbene, qui abbiamo una lamiera grecata classica e vedete rivettata, e qui abbiamo l'assorbitore di energia che rotea di 360 gradi e qui praticamente possiamo agganciarci tranquillamente, serenamente, perché questo assorbitore farà anche da attutitore del colpo che potremo prendere. Qui abbiamo anche l'indicatore di caduta su questo prodotto, che ci fa capire proprio se nel caso di un'azienda l'operatore è caduto. Qui abbiamo la piastra superiore, perché quella che vi ho fatto vedere adesso era una piastra intermedia. Questa qui è la piastra superiore, quella primaria, che è la cosiddetta Lifeline, ed è tutta affrancata e fissata sul tetto. Abbiamo però su questa piastra anche, come vedete, dei fori grossi. Sono questi 4 punti di fissaggio qualora vogliate invece fissare in maniera permanente, quindi passante dal tetto. In questo modo la piastra rimane molto più ferma. Questo si usa anche quando abbiamo delle lamiere grecate con pochi decimi di spessore. Questo è il primo assorbitore di energia, lo vedete qua, fissato. E cosa succede? Praticamente questa Lifeline può tenere fino a 3 operatori. Vedete, nella sua lunghezza ci sono i diversi punti, questo è un punto intermedio e questo è il suo inizio, come viene fissata. Qui abbiamo la segnalazione, 3 operatori si possono agganciare qua a questa linea e c'è l'indicatore di caduta, nel caso che quello tac faccia un avanzamento è perché c'è stata una caduta. Speriamo mai, ovviamente. Qui abbiamo poi il fissaggio del cavo attraverso il siluro. Questo è un tenditore, scusate, è un siluro fermacavo, dove il cavo viene semplicemente inserito, c'è un grip interno che blocca il cavo. Non si fa più come si faceva quando ero giovane io, ragazzi, con i morsetti, cavo andata e ritorno, morsettato. Qui invece abbiamo il suo cappuccino che viene messo, diciamo, a chiusura del cavo tagliato. Qui vedete un leggero velo di ruggine, si chiama ruggine interstiziale, quella che anche in barcavela, quando si tagliano i cavi col flessibile, si forma quella leggera ruggine del cosiddetto ferro che è il componente anche dell'inox. Ebbene, questa è la Lifeline, tutta rigorosamente in acciaio inox, quindi veramente la durata qua è anni e anni e anni. Questo è un cosiddetto intermedio, viene fissato per evitare di fare, diciamo, la Lifeline troppo lunga, quindi gli diamo una connessione intermedia a 10 metri, perché sapete che, insomma, le norme stabiliscono che il 20 metri è il limite massimo. E qui è l'altro capo, ragazzi, abbiamo sempre il siluro che vedete qua e il tenditore, sempre un altro assorbitore di energia, quindi 2 assorbitori di energia sulla Lifeline. E nel caso che siate poi un'azienda potete mettere anche un sigillo. Vedete qua il siluro fermacavo con il grip interno, lavoro molto veloce perché bisogna essere veloci quando si lavora sul tetto, ragazzi, e
e in questo modo soggiornare sul tetto il meno possibile è una buona norma. Col tenditore andiamo a tirare il cavo, andiamo a tenderlo in modo che sia rigido, e quello è il sigillo di garanzia. Se siete un'azienda, per i vostri dipendenti potete anche fissare quello. E questo è praticamente il sistema più semplice, compreso questi intermedi che evitano insomma il rimbalzo. Ebbene, sul tetto vi ho fatto vedere questo aggancio rapido che è molto comodo. Ai miei tempi quanti morsetti, cavo ripiegato indietro con morsetti. Qui infiliamo praticamente questo perno all'interno di questa staffa di fissaggio e infiliamo il nostro siluro. A questo punto c'è il suo passaggio. A questo punto cosa succede? Che noi fissiamo questo sul tirante, sul moschettone, quello che vogliamo noi, il cavo entrerà di qua, esce di qua, dopodiché il tenditore interno andrà automaticamente a tensionarlo. Chiaramente oltre sul lato opposto ci sarà anche poi il tenditore, quello manuale, per dare alla lifeline la sicurezza. Bene ragazzi, soprattutto noi che saliamo sul tetto non vogliamo star sopra a perdere tempo, ovvero a metterci magari un'ora, due per fissare. In questo modo siamo anche più rapidi, facciamo un lavoro in completa sicurezza. Questo soprattutto per quelli che sono anche operatori del settore, che vogliono acquistarlo per i propri dipendenti. È una cosa rapida quando si è sul tetto è sempre meglio. Ebbene ragazzi, abbiamo speso migliaia di euro per il nostro impianto, siamo contenti, siamo off-grid o parzialmente off-grid, abbiamo i nostri pannelli sul tetto, ma prima di tutto ciò che cosa abbiamo fatto ragazzi? Con una spesa modesta, contattate veramente la Rimedi Verticali per andare a vedere quanto costano questi prodotti, e abbiamo aggiunto un elemento sostanziale, abbiamo aggiunto la sicurezza. Io vi faccio vedere, questa è la piastra che potremmo mettere sul tetto su un lato, e sull'altro lato col suo accessorio per smorzare l'inerzia della caduta, e qui abbiamo attaccato il cavo con il suo blocco automatico, con il tenditore. Insomma, abbiamo creato la linea vita, la lifeline, la linea di sicurezza. Lì ci attacchiamo con che cosa? E adesso nel proseguo di questo video vi farò vedere tutti gli accessori che vengono attaccati qua, ovvero le diverse imbracature. Quello che vi faccio vedere qua è un prodotto fondamentale ragazzi. Questo è un aggancio per il percorso di risalita, ovvero la legge stabilisce che bisogna mettere uno di questi ogni 2 metri circa. Chiaramente tutte le domande tecniche che riguardano le norme eccetera, fatele pure all'azienda, perché ben felice, mi ha detto Gianni, rispondiamo a tutto, perché ovviamente per quanto la mia competenza possa essere qualificata, ma voglio lasciare a ognuno i suoi spazi. Quindi coloro che producono questo, rivendono questo, ebbene hanno il dovere e il piacere di rispondere a tutte le vostre domande. Sotto, lo ripeto, c'è sempre il link dello sconto Energia Fai da Te. E torniamo al prodotto. Questo viene messo ogni 2 metri perché questo è il punto di risalita, cioè come voi sapete, e se non lo sapete ve lo dico, quando siamo agganciati alla nostra imbracatura, ebbene abbiamo sempre 2 punti di aggancio ragazzi. I 2 punti a cosa servono? Servono a non sganciare mai il nostro corpo, in modo che siamo sempre protetti. Noi cosa facciamo? Tramite questo morsetto agganciamo in questo punto di risalita, ok? Quando abbiamo agganciato il nostro morsetto saliamo, dopodiché agganciamo quest'altro punto all'altra connessione di risalita e sganciamo questo. Ragazzi, questa è la massima sicurezza, cioè va fatto così. Non possiamo avere dei momenti in cui siamo attaccati solo con le mani e dobbiamo agganciare un moschettone. No, alla nostra imbragatura abbiamo sempre il nostro cavo doppio con i morsetti doppi per poter fare appunto la risalita, e questo avviene attraverso questo che è un punto di connessione proprio per la risalita. Va messo ogni 2 metri e mi diceva l'azienda che loro consigliano anche 1,80, non certo per venderne qualcuno in più, ma ovviamente più stiamo sicuri, più stiamo vicini alle norme di sicurezza, ovviamente meglio è.
Alcuni di voi diranno: Gianni, ok, ho visto le lamiere grecate, tegoli capannoni, ma io ho i coppi, io ho le tegole portoghesi, che cosa facciamo per questi tetti? Ebbene, questa è la soluzione, ovvero fissate i punti di ancoraggio che avete visto nel video, poi ve li descriverà bene anche l'azienda, contattateli attraverso le mail. Ebbene, dal nostro coppo fuoriesce questo cavo metallico che è un punto di ancoraggio esattamente sotto la tegola nella parte superiore e che uscirà così. Tutto in acciaio inox, noi ci ancoreremo qua e a fronte di problematica sarà questo a connetterci con tutta la struttura, con la lifeline, quindi anche per coloro che hanno tetti con le tegole, a coppi, tegole portoghesi e quant'altro, che sia una copertura in cotto, diciamo, in cementizio, ebbene questo è l'ideale. Ragazzi, entriamo adesso nel campo dell'imbragatura. Ragazzi, questa è il top di gamma dell'azienda, non so se riuscite a vederla, e qui praticamente abbiamo tutte le componenti per un'imbragatura veramente di altissima qualità. Adesso ve la voglio far vedere montata addosso a un manichino per farvi vedere come viene indossata, ma soprattutto le sue funzioni, perché con questa riusciamo a coprire anche quelli che sono il salvataggio delle persone, quindi diciamo non solo su ponteggio, su copertura, quindi diciamo, partiamo proprio col top di gamma. Chiaramente poi vi faccio vedere qualcosa anche di più economico, perché chiaramente se siete aziende, dovete lavorare in un certo posto, su grattacieli, piuttosto che palazzi, piuttosto che volete il top a casa vostra, è questa. Dopodiché andiamo a scendere di livello per avere delle imbragature sempre di altissima qualità, perché qua parliamo di materiali di primissima qualità. Qui la sicurezza è al massimo livello, ragazzi. Ebbene, guardiamo il filmato che vediamo dei dettagli fondamentali. Ed ecco l'imbragatura indossata da un manichino dell'azienda. Ragazzi, qui siamo al top di gamma. Partiamo da questa perché i costi delle imbragature non sono eccessivi. Quando viaggiamo in sicurezza magari ci piace anche avere il top di gamma, però se non ci piace il top di gamma possiamo ovviamente scegliere le altre per lavori più soft come quelli a casa nostra. Ebbene, questa è una imbragatura che rispetta le norme 361, 362, 358, ma non soltanto, rispetta anche la 813, la 813, che è quella classica per il recupero di persone e anche il recupero in emergenza. Vedete il moschettone in alluminio, insomma è fatta veramente veramente molto bene. Ergonomica, quindi tutta regolabile. E avete qua quelle che sono le maglie rapide, queste servono per lo sgancio rapido, ed è insomma il top di gamma, è fatta veramente bene con dettagli tutti in alluminio, inox, e vi ricordo che il poliestere è poliestere ad alta tenacità, questa è una cosa fondamentale. Qui sulle spalline vedete questa corona che serve proprio a evitare lo strofinio, insomma ammortizza un attimo quello che è il lavoro continuo che di solito su cinghie normali senza ammortizzatore da strofinio rischiamo anche di arrossare le spalle, eccetera. Quindi una cintura veramente fatta veramente bene. Adesso vediamo anche gli altri modelli che sono per lavori più soft, lavori classici dove non dobbiamo stare ore e ore sui ponteggi. Adesso passiamo da questa cintura top di gamma ai due livelli che sono livello media e livello soft, ovvero due livelli di imbragature per lavori più semplici. Io vi ho fatto vedere il top di gamma prima perché è dedicato ai professionisti o ai pignoli del fai da te che vogliono avere certe prestazioni, però ragazzi quella è una cintura che va bene anche per il salvataggio d'emergenza eccetera, è esagerata, è bellissima. Chiedete comunque i costi, perché se ovviamente comanda il portafoglio, ragazzi, se è abbordabile per il vostro portafogli, ebbene potete anche scegliere questa. Adesso vi faccio vedere un video che descrive queste due imbragature e vediamo tutti i dettagli, un video molto breve ma molto chiaro. Queste sono le altre due tipologie di imbragature. Queste siamo sotto al livello top di gamma ed entriamo qua a sinistra, c'è quella che viene chiamata la media e sulla destra c'è la easy.
Sono entrambi di altissima qualità, sempre poliestri ad alta tenacità e a seconda dei lavori che dobbiamo fare, se non dobbiamo impegnarci professionalmente come quella che vi ho fatto vedere prima, queste sono comunque molto buone. Rispettano sempre la 361, la 362 e la 358. Qui vediamo che hanno un doppio punto di aggancio. E qui vediamo ad esempio il moschettone frontale, si chiama moschettone sternale, che serve proprio ad agganciarsi sullo sterno, invece posteriormente abbiamo il moschettone dorsale, quindi due punti di aggancio per la massima sicurezza. L'altra, la Easy, più semplice ma efficace, sempre comunque con un doppio punto di aggancio, e lo vediamo qua nella parte superiore. Insomma, sono due prodotti che non sono il top di gamma perché dipende dal lavoro che dobbiamo fare. Se siamo a casa nostra in maniera semplice con la nostra Lifeline ci leghiamo, ci proteggiamo e abbiamo in tutti e tre i casi delle cinture veramente di altissima qualità che ci possono proteggere totalmente quando lavoriamo sul nostro tetto. Ragazzi, i prodotti sono tanti e non ve li ho descritti tutti per non fare un video lunghissimo. Avete occasione attraverso il link di contattare l'azienda per avere più dettagli. Però adesso in chiusura di questo video io ho chiesto all'amministratore delegato di questa azienda di dire anche lui qualche parola. Siamo a distanza da Pescara, loro sono in Sicilia, e li raggiungerò presto per intervistarli personalmente. Nel contempo anche lui ci teneva a lanciarvi un messaggio che vi fa capire come mai Energia Fai da Te, questo canale, ha scelto questa azienda ed è finita in questa playlist di Questi mi fido. Buona visione. Ragazzi, buonasera. Volevo fare un'aggiunta a questo video. Mi presento, sono Giuseppe Bonina e sono l'amministratore delegato della Bonina SRL, l'azienda che detiene il marchio Rimedi Verticali. Ho voluto fare questo video spontaneo, ho i capelli disfatti, sono in tenuta sprint, ma perché mi sento uno di voi. E con Gianni ho pensato che questo mio video possa essere di grande aiuto. Noi non siamo una grande realtà, o meglio, seguiamo sia i grandi clienti, ma vogliamo seguire tutti i clienti come voi, anche coloro che hanno bisogno di 1, 2 dispositivi, 3 dispositivi. Ecco, il pubblico che ha bisogno di lavorare in sicurezza e soprattutto ha bisogno di risposte certe. E con Gianni e con questo canale spero di aver sposato il mio sogno, quello di dialogare con tutti voi e dirvi sempre: siete nella strada giusta e siamo a vostra completa disposizione. Un caro saluto a tutti. Magari poi presenterò un video in cui mi farò l'acconciatura, mi sbarberò, non sarò in tenuta sprint, ma lo volevo fare, Gianni, per te e per il pubblico che ti segue, perché credo tanto in questo progetto e sono sicuro che avremo successo. Il successo non è fare business, il successo è dare quelle soluzioni, il tuo sapere agli altri per evitare di combinare fesserie, perché vedete, un imbrago non indossato, indossato male, può costarci la vita. Spero che di questo ne facciate tesoro. Avete visto in questo video, ragazzi, dei prodotti professionali, venduti anche a voi singolarmente, utente finale. Avete visto un'azienda seria, avete visto la Sicilia che vuole lavorare, e le ultime parole dell'amministratore delegato non hanno bisogno di nessuna aggiunta. Io vi rinnovo il benvenuti su questo canale, iscrivetevi se è vostro piacere e ci vediamo al prossimo video.